Buongiorno amici, benvenuti alla vostra ennesima lezione di alta sartoria. Oggi completeremo la tasca alla carrettiera che abbiamo cominciato la lezione precedente e in questa occasione vedrete durante la lezione l'importanza dell'imbastitura perché c'è un passaggio particolare che comincerà ad illustrarci perché l'imbastitura è così importante e capirete perché non è una semplice perdita di tempo come molti credono all'inizio. Ok? Quindi adesso cominciamo subito con la nostra tasca alla carrettiera. Allora, la volta scorsa ci siamo lasciati così, con questa parte terminata con la sua impuntura e con la nostra mostra segnata e da posizionare. È esattamente quello che faremo adesso, ovvero andremo a posizionare la nostra mostra. Faremo coincidere i segni che avevamo preso, ovvero quello della vita, i nostri punti lenti e il profilo qui del taglio dovrà essere consecutivo, dovrà essere un'unica linea. Fatto questo, spigliamo, chiudiamo la nostra tasca, giriamo il lavoro e passiamo gli spilli che avevo messo sopra sotto, così posizioneremo la nostra mostra sulla bussola. Eccoci arrivati a ciò che vi accennavo all'inizio del video, cioè l'importanza dell'imbastitura. Che cosa succede? Quando noi avremo finito il nostro pantalone, questa parte potenzialmente potrebbe sbeccare, come dire, potrebbe rimanere un po' non troppo accostata al nostro corpo, quindi al pantalone, e tendere un po' ad aprirsi. Quindi noi che faremo? Faremo una lavorazione con l'imbastitura. Vi ricordate quando nella lezione sull'imbastitura vi dicevo che va tenuta sul tavolo e in alcune occasioni il lavoro va tenuto tra le mani? Questa è l'occasione in cui il lavoro andrà tenuto tra le mani. L'imbastitura appunto serve a mantenere i nostri tessuti secondo la posizione che noi desideriamo. In questo caso noi desideriamo che questo profilo di tasca non sia dritto, ma sia leggermente curvato verso l'interno, ok? Perché noi, come dicevamo prima, dobbiamo fare in modo che questa non si discosti dal pantalone in maniera inestetica quando andremo ad indossarlo. Quindi che faremo? Piegheremo il nostro lavoro in questo modo e andremo ad imbastire da qui a qui, in questo modo. Fermeremo il nostro lavoro. Mantenete ben accostati i due tessuti con la punta delle dita dietro, così. Mm? Ecco, potremmo farne anche una seconda linea un po' più giù parallela. Sul ginocchio ovviamente, non sul tavolo, ma ormai lo sapete. Bene, adesso avremo impresso una curva. Vedete che se io lo metto in questo modo non si accosta sul tavolo? Vedete che rimane un po' sollevato? Vuol dire che quando andrò ad indossarlo tenderà a venire verso di me, cioè verso il mio corpo, verso il pantalone e non sbeccherà, non darà fastidio. Adesso possiamo procedere come abbiamo sempre fatto fino adesso nelle altre tasche con la nostra imbastitura piegata col cartoncino interposto tra il pantalone e la mussola. Adesso, dopo aver fatto le nostre imbastiture, andremo a fare la nostra solita cucitura sul bordo. Bene, dopo aver fatto la nostra cucitura e tolta l'imbastitura, andremo
a realizzare la famosa intacca o famigerata intacca. A questo punto potremmo togliere anche le imbastiture. Bene, riposizioniamo tutto in maniera corretta, quindi i nostri segni, i nostri punti lenti, eccetera, e facciamo combaciare bene questo bordo. E anche se magari non dovesse combaciare più facendo questo lavoro la nostra mussola. Ricordate, è sempre la sagoma del pantalone e della tasca che comandano, diciamo. Alziamo il nostro pantalone dalla base della nostra tasca, scendiamo quei soliti 2 centimetri e mezzo dalla linea sempre della tasca della la nostra futura cucitura. Scendiamo e andiamo a raccordare la curva sotto, così. Dopodiché facciamo un segno in questo modo, andiamo ad asportare questa parte come abbiamo fatto finora con tutte quante le altre tasche, ok? Quindi tagliamo. Bene, dopo aver fatto questo taglio andiamo ad aprire e vi ricordate andremo a rifilare quest'ultima parte di contromostra e altrettanto della mostra, perché la nostra prima cucitura non dovrà prendere il tessuto, no? Andate a vedere le tasche in cucitura in cui spiego nel dettaglio questo passaggio. Ok, adesso siamo pronti per chiudere e cucire la nostra tasca. Prima al rovescio escludiamo il pantalone, facciamo combaciare la nostra intacca e cuciamo da questo livello lungo tutto quanto il bordo. Bene, dopo aver fatto la nostra prima cucitura andremo a rifilare i nostri 0,3-0,4 mm lungo tutto quanto il bordo. Volevo sempre ricordarvi che la cucitura va fatta sempre a colore, quindi in questo caso marrone il sopra per la mostra e la contromostra, mentre grigio il sotto in quanto la mussola è grigia. Ok? Questi sono i particolari da osservare per un lavoro perfetto di alta sartoria. Andiamo a rifilare, dopodiché, dopo aver rifilato, giriamo la nostra tasca, stiriamo bene i margini aperti, apriamo bene, tiriamo fuori bene tutti i margini, anche qui, e poi andremo a realizzare la seconda cucitura a 0,5. Ora che abbiamo realizzato anche la nostra seconda cucitura, possiamo imbastire questo punto e andare a fare un lavoro simile a quello che abbiamo fatto con la tasca all'americana, ovvero andremo, questa è la nostra linea di punti lenti, andremo per 2 centimetri e mezzo, anche al massimo 3, quindi un po' prima della curva, andremo a fare un sottopunto, il secondo che vi ho insegnato, e un'altra linea di puntino e la sua travetta e punto indietro. Quindi imbastitura e sottopunto a colore. Io sono mancina, inizio da quest'altro lato e sul ginocchio, mi raccomando. Magari escludete la mussola e fate il vostro sottopunto. Ora il nostro puntino, se siete molto precise, non è obbligatorio in questo caso, soprattutto se il filo ha colore, ma se avete un filo a contrasto è molto carino fare coincidere, farli paralleli. Poi fate il vostro punto indietro, essendo molto spesso vi conviene fare in 2 passaggi il punto, quindi infilate e tirate da sopra e viceversa, infilate e tirate da sotto. Fate questo lavoro un paio di volte. Io adesso ne faccio uno perché
è solo una prova, e poi fate la vostra travetta, quindi 1, 2, sta venendo bruttissima, 3, poi senza lavorare sul ginocchio, poi con la cruna arrotolate il filo, passate il filo sotto e fermate. E la nostra tasca alla carrettiera è terminata. Eccoci arrivati alla fine della nostra lezione. La prossima volta vedremo le differenze in tutte e quattro le tasche, nel caso voi abbiate i pantaloni non tagliati netti ma da donna, quindi con i punti lenti. Dopodiché inizieremo le tasche dietro, non ne potete più di queste tasche, in realtà neanche io. Finite le tasche dietro, che hanno delle particolarità, anche se alcune sono un po' simili a quelle davanti, e passeremo finalmente ai nostri primi capi di alta sartoria. Inizieremo con un bel pantalone, ok? Quindi munitevi di pazienza perché quella ci vuole e come. Proseguite, iscrivetevi se non l'avete fatto, se volete continuare ad essere aggiornati, attivate anche la campanella e ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci a tutti.